Campionato italiano online 2025, ottavo turno, incontro di cartello tra Giorgio Castellano e Fabrizio Lossurdo. Giorgio gioca bottom con le pedine nere, Fabrizio top con le pedine bianche. Scusate la voce, ma ho una brutta bronchite, quindi la voce non potrà essere al massimo. Ottimo doppio 3 di Giorgio, ancora presto per cubare, non ci sono pedine sul bar. Doppio 1, direi sì, due pedine sul bar. Qui questo potrebbe essere un cubo, è sicuramente un take. Fabrizio continua a danzare. Adesso il vantaggio di Giorgio è notevole, colpisce sul 2. Qui potrebbe giocare 13-9, 7-5 e 24-21. Tanto per GNU il double di Giorgio era anticipato. Ottimo doppio 2 di Fabrizio che adesso si porta in netto vantaggio. Doppio 4 fa casa 5. E questo a mio avviso è un redouble molto forte. Non ha il timing per il back game Giorgio. Cuberei senza esitazioni. Fabrizio ricuba. Fabrizio non è certo un giocatore timido col cubo. Per me questo è un drop. Solo 13 pip di svantaggio per un back game 1-2, ne servirebbero molti di più, diciamo un centinaio. E Giorgio correttamente passa. Altro doppio 3 di Giorgio. Buon vantaggio per Giorgio, ma è presto per cubare. Coprirei casa 11 e casa 2. Cinque 3 2 down dal mid. No, questa non mi piace, per GNU è un blunder. Adesso Giorgio cuba.
Non saprei, probabilmente era un take, per GNU è un drop, il drop di Fabrizio è un blunder, quindi inizio abbastanza sofferto. Giorgio sta giocando poco sotto i 6, Fabrizio intorno ai 16. Casa 5. Siamo 2-1 per Fabrizio. Direi 2 down dal mid. Casa 4. Qui giocherei probabilmente 11-8 e 9-4. Scusate. Fabrizio è avanti in corsa, ma ha lo struggler che non è facile da portare avanti. Hit and split. Colpisce o si ancora? Direi colpire. Questo per me potrebbe essere un cubo, però è un po' indietro in corsa. Eh, probabilmente avrei cubato al posto di Giorgio. Sei 1, farei punto casa 1. 15-8. Otto 4. Fabrizio è avanti in corsa, direi 13-9-2. Doppio 5, adesso è Giorgio avanti in corsa di 8 pip. 11-5. No, non erano 8 pip perché sono adesso 6 dopo il tiro. Adesso 9 pip di vantaggio. Per me questo è un double. Double take direi, però il double è chiaro. Ha un po' di wastage con due pedine sull'1 Giorgio, però eh, doveva sicuramente cubare per me. La 7-5 mi sembrava più costruttiva, adesso cuba. Direi che è un take. Doppio 4 ottimo per Fabrizio, che adesso recupera tutto lo svantaggio in corsa, però doppio 4 per Giorgio, che ripristina il vantaggio. Adesso il vantaggio è di tutta tranquillità, però doppio 4 di Fabrizio.
6-4, 4-3 non porta fuori neanche una pedina. Adesso 7 pedine a testa. Altro doppio 4 di Giorgio. E qui serve un doppio 4 o maggiore. Niente da fare, 3-2 per Giorgio. Scusate, non sto proprio benissimo. Casa 2 in testa. Fabrizio colpisce e verrei avanti sul 22. Giorgio colpisce ancora. Fabrizio ricolpisce. E qua bar 23 13-8 sembra la più flessibile. 6-5 può fare casa 11 o casa 9, farei casa 9. Cinque 4 colpisce. Questa espone a troppi tiri con cui colpisce due pedine. Qui potrebbe colpire 4 e 3, mi sembra meglio. No, questa non la capisco. Giorgio mi sembra un po' fuori fase. Giorgio è un ottimo giocatore. Questi errori non sono da lui. E qui questa non so. Parecchi blotti in giro. Qui giocherei 13-8, 6-4. Questa non lascerei il double shot. Non vedo di meglio che 13-8, 6-4. Doppio 1 non colpisce. La mossa di Fabrizio non era la migliore per GNU, ma è stato premiato. Fabrizio colpisce. Qui non ha esitato Giorgio, avrei giocato 13-7. Lascia un double shot, ne avrei fatto a meno. 20 pip di vantaggio per Fabrizio.
Adesso ha 32 pip di vantaggio. E qui direi 7-6, 7-3. Avrei tenuto la seconda ancora. Qui adesso è un double chiaro, secondo me. Giorgio accetta. Casa 2. Casa 4. 6-4 non è un bel tiro. Sei 5 giocherei 2 down dal mid o 7-1 6-1. Quattro 1 farei casa 3. No, non mi piace. Fabrizio ha un grosso vantaggio in corsa, non ha necessità di colpire un'altra pedina. Infatti questo è un blunder. Qui adesso Giorgio rischia un blitz con 2 blot in casa di Fabrizio. Sì, sono d'accordo. Doppio 2, libera casa 8 e gioca 6-4. 4-2, hit and cover. Giorgio rientra subito e riduce i gammon. Doppio 5 scopre, ma Giorgio missa. Due in casa. No, no, vabbè. Deve cercare di ridurre i gammon. Avrei fatto sicuramente 8, 6, 7, 6. 6-5 è ottimo per ridurre i gammon. Ok, game semplice per Fabrizio. Siamo 4-3 per Fabrizio. Tutti e due i giocatori stanno giocando sotto il 6. Il match si è un po' stabilizzato dopo i primi game abbastanza ribolati. Questo 3-2 è un po' troppo passivo. Qui Giorgio ha una posizione da
blitz, quindi io slotterei al posto di Fabrizio 13-8-6-5. Invece no, mossa sembra corretta per Gnu. Doppio 3. Farei casa 21 e casa 10. Anche casa 4 è molto forte. Adesso questo è un cubo. Pick and cover. E qui ha perso il mercato. Questo è un drop molto netto. Però non sembra che fosse un cubo al tiro precedente. Colpisce e ancora. 20-14. Beh, non vedo altre possibilità. No, questa non mi piace, però per GNU è ok. Adesso Giorgio è nettamente in vantaggio in corsa. 32 pip. Questo direi che è un cubo abbastanza forte. Non penso che accetterei, ma forse sì. Casa 4. Ottimo doppio 3 per Fabrizio. Casa 10 e casa 3. Casa 4. Giorgio in vantaggio di 18 pip. Però Fabrizio sta recuperando. Adesso solo 11 pip di vantaggio per Giorgio. 8-2. 8-3-5-2. 8-2. E 3-2. 8 pip di vantaggio per Giorgio. Doppio 6. Tiro ottimo. 16 pip di vantaggio per Giorgio, che deve terminare il Bearin senza scoprirsi. Qui penso che uscirei dal 20. Deve uscire.
6-3, 2 off. Diciamo game agevole per Giorgio. Che si porta sul 6-4. Giorgio si è portato ad un PR più consono al suo livello. Quattro, 3, 13, 9, 8, 5. Bar 23 e 6, 5, 2. Importante fare casa 5. Doppio 4 è ottimo. Farei casa 4 e colpirei sul 2. Allora, in realtà, tenendo conto del fatto che avrebbe potuto cubare al tiro successivo, era preferibile fare casa 2 e scendere dal mid e poi cubare. Questo evidenzia l'importanza di considerare strettamente collegate le mosse con l'azione di cubo. Adesso Fabrizio è stato colpito e non ha potuto cubare. Qui casa 2 in testa. No, farei casa 2 in testa assolutamente. Invece no, corretto. Casa 3 in testa. Si scappa. Però Fabrizio colpisce ancora. Ottimo doppio 1. Ma no, io colpirei sul 13 e switcherei dal 5 al 4. Sta giocando troppo veloce Giorgio, non vedo la necessità di giocare così veloce. Ottimo doppio 2 per Fabrizio. Questo per me è un double drop. Però può essere un po' rischioso perché se danza però troppe pedine indietro per Fabrizio. Il 6 è duplicato. Ok, 13-9. Era un drop per Gnu. Qui non colpirei, giocherei 8-7. Blunder di Giorgio. Sta giocando troppo veloce, continuo a ripetere, non c'è motivo. Sono scelte complicate. Adesso Fabrizio ha 7 pedine indietro, però questo 6-5 gli permette di respirare. Giorgio colpisce ancora.
Qui avrei giocato 8-3. Dal 18, 18-12. Più 4, ottimo tiro per Giorgio. Qui deve slottare casa 6 e 18-17. O 24-23. Giocherei 24-23. Casa 6 e 24-21. Sei 3, non vedo di meglio. Giocherei dal 23. Cinque 1 double shot. 6-5 direi. Fabrizio missa. Cinque 1 è ottimo. 6 off. Casa 2. Doppio 1 eccezionale. Io uscirei anche con una pedina dal 24, in modo da mettere a frutto sia i 6 che, sia gli 1 che i 2. Anche Fabrizio sta giocando un po' troppo veloce per i miei gusti. Double shot. Però comunque possibilità di vittoria elevatissime per Giorgio. Diciamo che siamo intorno al 94% probabilmente, 94-95%. Se Giorgio riesce a chiudere casa con la pedina fuori, se Fabrizio riesce a chiudere casa con la pedina fuori, le possibilità di vittoria sono intorno al 91-92%, quindi adesso sono più alte. Adesso prime da 6. Adesso tira il 6-1, una beffa. 11-5. Doppio 5, colpisce e gioca 14-4. Deve colpire, non c'è motivo. Ma qui chiuderei casa, senza dubbio. Sta considerando l'eventualità del doppio 6 al prossimo tiro. Doppio 6 che ragionevolmente lascerà un tiro.
Doppio 6 che arriva, maledizione. Questa sembra un po' esagerata. Niente, non tira un 1, quindi Giorgio si aggiudica 2 punti, si porta sull'8-4, 5 away, 9 away. Qui giocherei 13-8, 24-20, non vedo di meglio. No. Qui può giocare 2 down o fare casa 5, 2 down è buona. Qui può colpire, penso che colpirei. Golden point per Giorgio. Qui la corsa è abbastanza equilibrata, casa 3, casa 5. Se 5 non è un gran tiro, penso che giocherei 15, no, 15-9, 15-10, no. Probabilmente 15-4, sì. E qui deve colpire 13-10, 13-8. Doppio 4 di Fabrizio. Ma forse scenderei con 3 pedine dal mid. Giorgio danza. Questo è un double drop molto forte. Potrebbe anche essere un leggero to good. Giorgio ci pensa. Io passerei senza esitazioni. Siamo 8-5 per Giorgio. Se 3 va sul mid. Casa 5. Doppio 6. Casa 1 in testa. Fabrizio danza. Questo poteva essere un cubo. Adesso sta andando per il to good. Giocherei 15-9, 13-8. Casa 8.
Adesso è chiaramente too good per Giorgio. Giocherei 8-4. Chiude casa, adesso possibilità di gammon sono elevatissime, diciamo intorno al 70%. Diciannove, 14, 13, 12. Diciannove, 15. 19, 14, 13, 12. E qui è nettamente favorito a vincere Gammon. Però doppio 5 riapre qualche speranza. Questo 4-1 non è buono. Adesso serve un doppio. Doppio che non arriva. 10-5 per Giorgio. Giorgio sta giocando a 4-7. Fabrizio a 5-5. Casa 5. Doppio 6, ottimo per Fabrizio. Questo direi che è un double drop. Fabrizio non cuba, molto strano. Adesso è molto meno cubo di prima, secondo me. Se non tira il 4 o un 9, il game è abbastanza equilibrato. Adesso correttamente Fabrizio cuba, direi che è un drop. Giorgio accetta. Il take è corretto. 11-6. Prime da 5 per Fabrizio e 23-22. Giocherei 13-4. Casa 3, full prime. Ventidue 13.
Penso che colpirei sul 7 e coprirei l'1. Io farei casa 1, giocherei a evitare il gammon. No, invece è un errore. Qui double hit. Casa 3 in testa. Qui non è facile. Casa 2. Tre 5 è ottimo per Fabrizio. Doppio 4 è pessimo per Giorgio. Qui aumentano le possibilità di gammon per Fabrizio. Colpisce e colpisce sul 2. Adesso direi che siamo intorno al 45% di gammon, ma 7-2 mi sembra scelta obbligata. Giocherei 8-4. Ma qui non vedo grande differenza tra le diverse mosse. 16-11 o 21-17, 16-15.
Tanto i due giocatori stanno giocando intorno ai 5. 11-6 e 4-1. Fabrizio scrive ho un problema. Giorgio dice ci ricolleghiamo. Non si capisce di che problema si tratti. Stanno decidendo di finire il game. Diciamo che le possibilità di Gammon sono intorno al 45%. Fabrizio scopre, ma Giorgio missa. Beh, non vedo molto altro. Doppio 6 aumenta notevolmente i Gammon. Doppio 1 Gammon. Siamo 10-9 per Giorgio. 3 away, 4 away. Vediamo se adesso interrompono. Tanto entrambi i giocatori sono scesi sotto i 5. Giorgio 6-4. Fabrizio colpisce. Ottima casa 5 per Giorgio. No, avrei preferito assolutamente fare casa 5. Questa sinceramente non la condivido. Neanche GNU la condivide. Scusate la tosse. Verrei avanti sul 20. 8-4. Doppio 5 corre. Due pip di vantaggio per Giorgio. Adesso il vantaggio è di 6 pip, comunque è presto per cubare. Ottimo 6-5 per Giorgio, doppio 2.
4 pip di vantaggio per Giorgio. Dieci, 5, 7, 6. 9, 3. 6, 4 è ottimo per Giorgio. Adesso è in vantaggio di 5. Il take point per Fabrizio è intorno al 24%. Questo è un double molto netto. È un errore secondo me di Giorgio. Adesso ha perso il mercato. Questo è un drop nettissimo. E infatti Gnu segnala che era un double al tiro precedente. Errori strani per un giocatore della forza di Giorgio. Qui deve colpire. È 23-22. No, perché colpire? Sinceramente non condivido la decisione di Fabrizio. Colpisce. No, invece si ancora. In realtà ha ragione, non ho pensato che è in vantaggio Giorgio 2 away 4 away, quindi deve stare attento al cubo. Adesso netto vantaggio in corsa per Giorgio. Qui giocherei safe 9-7 e 6-1. No, non lascerei il double shot. Tredici, 7, 6, 4. 4-3, giocherei 8-1. Penso che giocherei 13-10, 13-7. Questa non mi piace proprio per niente. 6-2 colpisce. Uscirei sul 20-14. Ricolpisce. Anche Fabrizio ricolpisce. Fa casa 8. Doppio 4, ottimo tiro. Avanza sul 16 e gioca 6-2.
grosso vantaggio in corsa per Giorgio. 3-1 fa casa 5. Quattro 3 direi che colpisce. Fabrizio cuba, direi corretto il cubo. No, invece è un errore perché in realtà le possibilità di colpire erano poche. Secondo me sì, non deve colpire. Doppio 6, casa 4, tiro eccezionale. Adesso Giorgio è favoritissimo per vincere il game e il match. 10-4. Giocherei 6-2. Questo non chiuderei casa, troppo pericoloso, no, non mi piace. 2 down, 2 off, sì. Qui potrei giocare pick and cover. Ultime speranze per Fabrizio. Giorgio si scopre, ma Fabrizio missa, quindi vittoria per Giorgio che si aggiudica il game e il match. Entrambi hanno giocato sotto il 5. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.